Ciao Monica, siamo qua con Rita. Ciao. Nuovo viaggio, 5, 4, 3, 2, 1. Come la vedi? Uff. Mi mostra una nave che ha issata la bandiera dei pirati di sfondo nero, scheletro bianco, e lei vorrebbe riuscire in qualche modo, non sa come, a sostituire questa bandiera. Vorrebbe metterci una bandiera diversa con un cavalluccio marino, ma non ha proprio idea di come poter fare. Ti dà l'autorizzazione? Sì, come se percepisse che quella imbarcazione è la sua vita. E vuole proprio cambiare il segno che contraddistingue la sua vita. Ti dà l'autorizzazione, quindi in questo modo. Sì, 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 assolutamente. Vibrazione, Un po' meno di 2 miliardi. consapevolezza, 130, PS, 34, vite, 2189, cervello, 8,8, suscettibilità ipnotica, 23, 3-4D, 70, 3D, vivacità animica. 45. Nome della sua anima, Ed era, Edera. sì, Nome del suo spirito, Ponte. entità eteriche, Secondo universo c'è uno squalo bianco più una puzzola, con questo contrasto proprio di colori, bianco-nero. Poi un corvo nel primo universo c'è un corvo nero, un cobra, e ci sono due uomini del tempo, uno bianco e uno nero. 3 di L. mentali, Allora, sono 3. La prima è una parolaccia. diciamola. Eh, non diciamola o diciamola? Diciamola. Vaffanculo. Lei che proprio è arrivata a un livello di saturazione, non ne può più di una serie di eventi accumulati nel corso della vita, una serie di persone, di dinamiche, è proprio completamente esausta. Sente quasi che le mancano le energie per poter far fronte a tutto questo, che accumulandosi è diventato troppo. Livello? 7. Poi c'è ritardo. Da un lato è come se avesse la paura che sia troppo tardi. È troppo tardi per poter cambiare la propria vita, è troppo tardi per poter superare anche alcune sue problematiche personali, di salute, di estetiche anche. È troppo tardi per poter trovare
delle relazioni, delle persone con cui rapportarsi appaganti, rispettose. Livello? Livello 6. Poi l'ultima, inopportuna. Lei si sente totalmente inadeguata. È come se, anche se lei dice che non si confronta, ok, con le vite degli altri, con le altre persone, di fatto è come se si sentisse sempre di meno e si sentisse non all'altezza, per esempio, di essere moglie, per esempio, non all'altezza di ricostruirsi la propria vita lavorativa. Quindi direi che questa è a livello 6, inopportuna. Impianti. Allora, è come se lei fosse all'interno di una sauna. Mi mostra lei che è come dentro questa cabina in cui intanto la cabina è piccola, lei suda molto. Mhm. È come se fosse lì da troppo tempo e sta perdendo completamente le sue energie. Ehm, Poi c'è come dei chiodi impiantati all'interno della testa, profondamente. Mhm. E poi le sue caviglie legate l'una all'altra in maniera molto molto stretta e salda, Da in corde. modo che lei, sì, io la vedo anche come se fosse una specie di fascia d'acciaio, perché le corde in qualche modo forse potrebbe scioglierle, potrebbe trovare uno stratagemma. Queste invece d'acciaio davvero sono rigide e non possono essere rimosse. Che succede? È come se, questo è il suono, no, del mio cane che sta giocando, Mhm. no? È Mhm. come se stemperasse un po' la situazione, perché lui percepisce che è tutto molto denso e molto pesante. Mhm. Ok? Molto forte. Purtroppo ci sono veramente tantissime cose nella vita di Rita, anche sepolte, che creano proprio una energia molto densa e cupa. Anche Diamo per un... quello mi ha fatto vedere tutti questi contrasti qua di bianco e di nero, no? Come se lei fosse il nero, ok? Cupa, triste, sventurata, e il bianco sono magari o la vita che lei avrebbe voluto o le vite, che ne so, di altre persone che riescono a essere più brillanti e più gioiose. Diamo un nome a questa energia. Me la chiama coltre di morte e paura. Chiamiamola. Questa coperta pesante, nera, Polverosa. Mhm. molto polverosa, che arriva a calarsi mh, su Rita e sulla propria vita fin dall'inizio. E lei è come imprigionata fin da bambina sotto questa coperta, in modo che tutto sia sempre buio, tutto sia sempre pesante. Poi attraverso questa coperta lei è come se non venisse vista all'esterno, e fa fatica a muoversi perché ogni movimento rimane un po' impigliato all'interno di questa coperta nera. Questa coperta dove si posiziona rispetto a Rita?
Lei ce l'ha proprio addosso, in ogni fase della sua età, al punto tale che quasi, essendo sotto la coperta, quindi comunque c'è buio, non riesce neanche tanto bene a riconoscere le persone, a percepirle chiaramente. Quindi lei ce l'ha proprio addosso, non so, tipo fantasma, no? Sai quando mettono il lenzuolo addosso, Mhm. per intenderci, ecco. Va bene. I protagonisti di questa sessione vivi nel cinema sono innanzitutto i due figli di Rita. Forse, non so se tutte e due, uno mi viene con un bambino piccolo. Insieme a questi due vedo un bambino anche. Hanno dei figli, due figli? Rita? No. Chi è questo bambino? È un bambino piccolo. Ehm, Vivo? ah, aspetta un attimo, quindi effettivamente Rita ci ha detto che quando lei ha avuto il primo figlio, in realtà ne avrebbe dovuti avere due, giusto? Mhm. Quindi è come se fosse in qualche modo rimasta agganciata al fratello, però in versione bambino, al primogenito. Ok? Il Mhm. primogenito di Rita ha agganciato a sé quel gemello non nato. Ed è come se venisse al cinema che ce l'ha. Perché è come se fosse rimasto questo legame. Va bene, me lo sono segnato, lo chiamiamo adesso fra poco con i disincarnati. La figlia, giusto? Un figlio e una figlia? No, due maschi, l'altro figlio. Maschi. Sì, anche l'altro figlio viene, lui da Boh, solo viene. iniziamo a ballare. Le sorelle. Allora, la sorella più piccola si rifiuta categoricamente. L'altra sorella, diciamo sì, quella un po' più grande, ma in realtà sempre comunque più piccola di Rita, Mhm. la seconda, diciamo, eh, non so se c'è un gran rapporto, perché mi viene comunque un po' Scucciata. come sì, un po' distaccata, un po' che è appena andata a prendere una baguette, e come se si preoccupasse di non doverla dividere con Rita, perché era l'ultima baguette rimasta dal panettiere e non vuole che Rita gliene chieda un pezzo, insomma. Il marito di lei e la suocera, cioè la madre di lui. Cioè, il marito di Rita. Ah, e come mai questa immagine? E... Non so se si può dire. Mhm. Si può dire questa immagine? Sì, Ah, e praticamente mentre l'hai chiamata si stava masturbando. lei, No, lui. lui. Allora, non so perché etericamente mi viene proprio loro due che entrano con questo cartello unico agganciato che è perversione. Dunque, non è facile con questo cartello che li contraddistingue entrare qui nel cinema perché loro vedo che sono posseduti da entità del secondo universo pesanti che sfruttano molto l'energia sessuale di entrambi, tirandola all'eccesso, ok? Quindi facendo sì che l'uno e l'altra
generino, diciamo così, questa energia sessuale attraverso situazioni molto proibite. Mhm. Ok, io penso che suo marito abbia anche faccia uso di varia pornografia, insomma. Proibita? Mhm. Bambini? Ma vedo anche delle cose un po' bondage Mm. di queste ragazze che sono, allora, non sono bambini in questo caso, però secondo me sono minorenni, Mm. delle giovani adolescenti, ecco. Lolite. Mhm. Vabbè, perversione. Eh, La madre è pedofila. ma sì, però non è esclusivamente per come mi viene. Mm. Mhm. È una perversione un po' più ampio spettro, cioè è più quasi, non è tanto per come la recipita io, la pedofilia, ma la perversione. La, Quindi quella è tra le perversioni. la suocera di Rita ha fatto, quando il figlio, marito di Rita, era piccolo, cose con lui? Oddio, allora mi viene un'altra cosa. Siccome appunto in realtà per lei quello che conta è la perversione in generale, vedo che era come se, questa è l'immagine che mi dà, poi magari non è esattamente successo così, però che faceva vedere al proprio figlio, tipo come, ti dico proprio fedelmente cosa mi viene, poi magari non era esattamente questa la dinamica. Il figlio nascosto all'interno di un armadio che deve spiare la madre che va a letto con un uomo. Per volere della madre. Sì. Vabbè, io non mi addentrerei oltre. Questi sono due anime. Ci sono l'anima? C'è l'anima? Allora, a me viene. No, aspetta un attimo, perché questa è una cosa anche importante, adesso io non vorrei, perché distinto il marito mi è venuto no, ok? Ho visto solo la parte eterica. Allora, diciamo che è come se davvero l'anima fosse strozzata di entrambi. Mm. Tendenzialmente a me viene no, senti, ti devo dire la verità. Di entrambi. O Viene, strozzata o assente. esatto. Va bene. Monica, causa esoterica dei problemi di soldi. Ah, non abbiamo visto il progetto. Il progetto è sfacelo totale, dove effettivamente Rita percepisce la propria vita come completamente sfasciata da ogni punto di vista. Dal punto di vista della percezione che lei ha di se stessa, dal punto di vista delle relazioni, del matrimonio, della famiglia sua di origine e anche quindi da un punto di vista economico, anche perché c'è un estremo squilibrio nella sua vita tra il dare e il ricevere. Cioè lei è vero che ha superato la fase cattolica, ok? Ma è come se in qualche modo, purtroppo, le fosse rimasta addosso questa grande imposizione cattolica che è quella di dare a prescindere, ok? Mhm. Senza
ricevere, di sopportare. E quindi nel momento in cui generi questo stato mentale, diventa poi anche uno stato materiale. Quindi lei si trova sempre a dare in termini di affetto e in termini anche di sostanze senza avere in cambio. È anche per questo che la sua vita professionale si è interrotta così precocemente, impedendo le entrate. Quindi il problema dei soldi è legato al progetto sfacelo totale. Sì, al progetto e a questa sua impronta cattolica che è andata anche a creare il progetto. Mhm. Porta cattolica che l'ha spinta verso la sua prima sessione a casa del signor cattolico, gli angeli e gli esseri buoni. L'ha aiutata quella sessione? Beh, mi viene anche cattolico di convenienza. Sì, Comunque. non ci crede più di tanto. Mm. È giusto perché se c'è un essere buono che è sopra di noi, bisogna soltanto rifarsi a lui, farselo amico, pregarlo, portarlo dalla nostra parte, ma noi non dobbiamo fare nient'altro che questo, che tutto sommato è anche un lavoro abbastanza semplice, no? Fa Infatti. lui. Noi cosa facciamo? Niente, fa lui. È tanto semplice. Poi però se a questo gli girano le balle, bisogna seguirlo perché Gesù ha deciso che dobbiamo soffrire. Gesù ha deciso, Dio ha deciso che dobbiamo soffrire. Monica. Eh sì, perché Rita dice, ma adesso di nuovo no, tirando fuori la sua entità mentale in ritardo, ma sarà troppo tardi perché io mi ravveda anche rispetto a queste credenze. Non c'è Io ho il tempo. subito tanto. Non c'è il tempo, quindi non c'è un tardi. Quale delle sue interferenze ha fatto sì che lei scegliesse prima la perdita di tempo e adesso, solo adesso, la sessione che le cambierà la vita? Ma allora dunque, mi fa vedere queste sue entità del secondo universo, tipo lo squalo bianco, che l'ha sempre come tenuta a bada. Nel momento in cui lei in qualche modo voleva uscire dal seminato, la terrorizzava e la puzzola si adoperava quasi per paralizzarla, proprio con questi suoi gas tossici. Ehm, E quindi ogni volta che lei ha provato, diciamo così, a dire no allo stato di cose, loro intervenivano per riportarla in quello. Monica, maltrattamenti verbali, il suono, causa esoterica del fatto che Rita si è regalata questa esperienza. Allora, è una mortificazione che insomma, ho visto diverse volte nella sua vita. Ecco, diciamo che è uno dei modi in cui si declina il maltrattamento verbale, però complessivamente lei, proprio all'insegna un po' della martire, proprio figura cattolica, lei si è proprio messa in condizioni di subire tante mortificazioni. Um, che potevano essere situazioni in cui lei veniva sminuita, in cui veniva tradita, in cui non veniva ascoltata, in cui veniva presa a male parole, non rispettata. Ha proprio scelto questo, la strada lastricata di umiliazioni varie. Causa esoterica della mancanza di una casa coniugale. Vediamo anche se ci sono degli accordi che spingono il marito a non lasciare quella casa.
Allora, probabilmente anche solo in eterico, però la madre, quindi la suocera di Rita e il marito di Rita, quindi Mhm. madre e figlio, tra di loro, hanno fatto come un patto di sangue, cioè la madre ha imposto, diciamo così, questa specie di patto di sangue finché morte non ci separi, come se davvero fossero marito e moglie, attraverso questo patto di sangue. E in eterico me lo fa proprio vedere i due polsi tagliati, il sinistro di lei e il destro di lui, che vengono a contatto, no? Una volta tagliati, il sangue dell'uno viene a contatto con il sangue dell'altra. E questo fa sì appunto che si sia anche creata questa situazione complessa in cui il proprietario è il figlio, ma l'usufruttuaria è la madre. Mm? Mhm. Quindi già questa connessione così indissolubile. E di fatto, in un certo senso, Rita rappresenta l'estranea serva, ma Rita è la serva di loro due, ma anche un po' della famiglia d'origine sua. Mhm. Dov'è questo contratto in eterico? Allora, la chiamo poi in maniera abbastanza generica come schiavitù. mm? E me lo fa vedere anche, sai, attraverso quell'impianto in cui lei è all'interno di questa sauna. Ok, quindi lei è all'interno di questa gabbia, dove non può uscire. Ehm, e non può uscire e deve, diciamo così, obbedire, stare al servizio di altri che si fanno la propria vita. E stare al servizio di altri significa anche, quando loro dicono, intervenire e fare, quando loro non la vogliono, uscire di scena, starsene zitta. E mi fa vedere che lei questo contratto in eterico ce l'ha sotto al letto, come appiccicato sotto La rete, diciamo. la rete. Sì, esatto, In eterico o in anche nel eterico. fisico. Non credo che dorma così bene lei. No. Monica, causa esoterica della febbre al momento di aver stabilito, dopo aver stabilito l'appuntamento di oggi. Le hanno Febbrò. alzato la temperatura della sauna, proprio per impedirle, no? Di uscire da questo blocco, no? Da ogni punto di vista. Le alzano la temperatura della sauna e lei si sente proprio come arroventare, sudare forte, con il risultato appunto del febbrone. Portale aureo. Madre, padre e gemello non nato. Ecco, effettivamente mi risultano molto sbiaditi, sia allora la madre forse vedo un pochino più delineata, il padre lo vedo proprio sbiadito, sbiadito, probabilmente ha già fatto un notevole percorso, no? E mi si presenta come un re, viene con la corona. Perché? È come se volesse far vedere a Rita ehm, la potenza. Quando la comprendi, la grande potenza che hai, riesci a percepire questa corona d'oro. Oh, Mm, molto bene. e vede bene che Rita non ne ha la più pallida idea. Cosa dice la figlia al padre?
È come se stesse piangendo lacrime di sangue, Rita. Non ne posso più. Ehm, ehm, tendimi una mano. Come faccio a uscirne? È come se davvero Rita non sapesse più dove rivolgersi, dove sbattere la testa per districare questa matassa, scusami, così contorta. E la madre? Allora la madre me la dà quasi come statuaria. È come se in un certo senso forse l'aveva fatto in vita di assistere senza intervenire. Nel senso che quando Rita era in difficoltà aveva bisogno, no, che magari la madre si schierasse un po' dalla sua parte, che le facesse sentire la sua presenza, no, il suo sostegno, lei non lo faceva. E quindi è come se mi mostrasse come lei si è rapportata con Rita in vita, come dire cavatela tu, veditela un po' tu in vita. Adesso invece mi si manifesta come una rosa di color rosa, perché è come se lei avesse voluto effettuare questa trasformazione totale, dalla rigidità della pietra alla morbidezza e al profumo di una rosa. Abbraccio figlia, genitori. Vediamolo. Rita diventa, è come se si tuffasse in questa rosa, perché la rosa risulta essere molto grande e lei finalmente riesce a riposare le sue stanche membra, come se non dormisse da un'eternità Rita e non facesse un sonno riposante e sereno da tempo immemore. E vedo appunto che la madre Rosa le ha offerto questo giaciglio in cui dormire e il padre è come se le cantasse una specie di ninna nanna. E così Rita è come se facesse un micro sonnellino. Si sveglia, si stiracchia e dice: Sono pronta, grazie. Li salutiamo, il gemello dov'è? E loro due in coro dicono, la mamma e il papà, tutto quello che non siamo riusciti a fare in terra, abbiamo cercato di farlo attraverso questo riposino che ti abbiamo offerto. Mm. Allora, il gemello, appunto, io l'ho visto in pratica come se fosse davvero una propaggine del figlio. Come se me lo facesse. Aspetta un attimo che non riesco a capire, forse è al lato sinistro. Mm? Un po' come se sei tipo sidecar. Mhm. Ecco, così. Ehm, come se io non so se il figlio, questo figlio qui, il grande quindi, le ha mai detto che lui sentiva come ehm, non so come La dirti, no? presenza. Mm. Sì, una presenza o anche il fatto di non essere da solo o anche che in parte invece gli manchi qualcosa, Ci questa vuole già un situazione di ambiguità. livello di consapevolezza elevato che solitamente molti non hanno. Può averlo vissuto anche come un forte vuoto interiore. Gemello, messaggio e lo salutiamo.
Non servono i rimpianti. E manda questa cartolina con scritto saluti e baci ed un cuore. Tutti e tre nel portale aureo. Mm. Sì, sì, le lasciano questo cestino di ciliegie e vanno via. Benissimo. Allora, l'analisi è questa. È inutile andare a vedere se questo fatto o quell'altro è successo. Io vorrei solo sapere dall'anima di Rita, da questa Edera, la causa esoterica dell'essersi scelta questo coniuge, che siccome non siamo indiani, dell'India nessuno le ha imposto di sposare questo uomo, è lei che l'ha sposato. Ha conosciuto la madre di lui e ha detto sì, è il mio uomo, lo voglio sposare. Ma sì, poi in realtà allora non so, vedendo altre linee sue temporali, se non fosse rimasta incinta, se l'avrebbe sposato, hai capito? Mm. Perché mi fa vedere una linea temporale molto molto vicina in cui lei non rimane incinta e non lo sposa. Mm. Mm. Però, in ogni caso, parlando di questa linea temporale in cui lei si sta identificando in questo momento, lei ha voluto sperimentare in tutti i suoi aspetti la tenace e agghiacciante terza dimensione. Perché diciamo che il marito gliene ha fatte passare un po' di cotte e di crude, e quindi lei sicuramente ha potuto sviscerare la terza dimensione con tutta la mancanza di rispetto, di fiducia, la mancanza di abbondanza, la mancanza di gioia, un po' di tutto della terza dimensione. Ha sperimentato attraverso questo matrimonio e anche la mancanza di radici, Bene. no? Non sentirsi Mm. veramente in famiglia. Bene, attiviamoci. È da 2 o 3 sessioni che attendo sulla riva del fiume il passaggio dell'occasione idonea e l'occasione è arrivata oggi. Parlando così con amici da qualche settimana, ho sollevato il dibattito dell'importanza di una risata, del ridere, oltre tutto e tutti, oltre le nostre specifiche circostanze. Ridere, di gioia, di stupidaggini, di sciocchezze. L'importante è ridere, non lamentarsi, non tenere il muso, non pensare a ciò che non va, fottersene e ridere. Una risata non sarcastica, adesso. È quello che chiedo a Rita, una risata di gusto, che è un po' quello che sta facendo adesso. Una risata che è consapevole delle 2189 vite e di tutte le vite parallele in cui non ha compiuto degli errori, tra virgolette. E vorrei che a queste mie parole, Monica, ci dicessi cosa vedi. Più ride, più Rita riesce a sbrogliare questa complicata matassa che è la sua vita. Più ride, più questa coperta che la imprigiona si assottiglia, più ride, più si abbassa il termostato della sauna, più ride, più si allentano proprio queste, diciamo, catene alle caviglie. E vedo che in eterico va a ridere in faccia al marito
ride in faccia alla suocera. Andiamo a vedere, Monica, in un battibaleno tutti quelli che sono stati nel passato giustiziati, bruciati vivi, per esempio, e che come ultima cosa hanno fatto, l'ultima cosa che hanno fatto è stata una risata. Sì, consapevoli tutto d'un colpo del gioco. Adesso mi viene in mente un film che è Mulholland Drive. Mhm. Mm. Alla fine ci sono gli anziani, suoi vicini di casa, che ridono fortemente e lei si spaventa perché lei è pienamente dentro il gioco. Mi viene in mente quell'artista cinese che dipinge uomini cinesi tutti uguali che ridono. Quando noi capiamo che è un grande gioco, che è un sogno, che è un film, possiamo ridere. E quando ridiamo perché abbiamo compreso, allora possiamo trasformare. Bene. Davanti a Rita io vado direttamente nel secondo universo e rido di gusto. Rido davanti ai sacrifici umani, invitando le vittime a ridere insieme a me. Rido davanti alle entità del secondo universo maggiori. Moloch, diavolo, Lucifero, Satana. Poverino, mi stavo dimenticando. Scatta come una specie di allarme nel secondo universo perché questo non era previsto. Rappresenta un pericolo crollo, pericolo di sfacimento. Andiamo La sotto. risata consapevole è pericolo per il secondo universo. Tutti quelli che vogliono ricevono l'invito alla risata consapevole, evento che si tiene nel secondo universo, ora. Soprattutto nei bassi fondi, nelle fondamenta, nei sotterranei, nei punti dove c'è il peggio del secondo universo. Andiamo anche contemporaneamente nel basso astrale, l'anticamera, il purgatorio, se vogliamo, se questo è Mm. l'inferno. Io personalmente mi metto di fronte a quello che è nel basso astrale, che mi ha tanto rotto i coglioni, e io rido in faccia, consapevole. Oh, è scomparso, Mm. un puntino. Non c'ho più niente da fare lì, vado con quanti che mi seguono nel secondo universo. Con te, Monica? Sì, sicuramente, ma io in totale vedo 2 milioni. Ma dove c'è una festa? Bisogna chiamare gli amici. Qua ci si diverte. Tutti con in mano un telefonino, multitasking, per chiamare contemporaneamente tutti quelli che vogliamo. È qui la festa. Invito anche a Rita. Viene anche il figlio grande di Rita. La bocca deve fare male per le risate. Gli La occhi non devono faccia. vedere più nulla per le lacrime. Zampe di gallina ovunque. Sane zampe di gallina. Io non so, Monica, se tu vedi il colore oro, che nel Sì, secondo universo non può esistere. Se arriva l'oro nel secondo universo, sono cazzi amari per il secondo universo. Vedo queste vene d'oro.
Io ho visto che quando le persone ridevano, alcune addirittura si spanciano da cadere a terra dalle risate e quando vengono proprio impossessati, diciamo così, dal divertimento, diventano loro piano piano d'oro, i loro abiti d'oro. E questo oro è come se colasse poi nel secondo universo. E sono forse le venature che vedi tu. I 2 milioni sono 2 milioni? 200 milioni. It's a just game. Adesso farei una nuova campagna di reclutamento esclusivamente da parte di Rita. Chi meglio di lei? Se lei ride, ridiamo tutti. Sì, sì, Rita ha una gran voglia di ridere, tutte quelle risate che si è persa anche, ora non se ne vuole più perdere neanche una. Se ne faccia 2 belle risate davanti alla PE e la piccola PS, se esiste, del marito e di sua madre. Madre del marito. Sì, sì, già prima era andata lì a ridergli in faccia. E non si sente per niente inopportuna o inadeguata. Si sente anche molto protagonista e regista. E ride di questi due attoruncoli che ha assoldato. Perché dare questa grande importanza al secondo universo e non al primo? Andiamo nel primo. Andiamo a ridere di fronte a tutti i piloti d'aerei che sbuttano fuori presunto vapore acqueo dai motori dei loro aerei. A tutti quelli che hanno sostenuto la narrativa della pandeminchia. A tutti quelli che mm, favoriscono la diffusione di veleni in acqua e cibo. A tutti gli stupratori, a tutti i pedofili, a tutti i governanti corrotti, cioè tutti, a tutti quelli che hanno deriso i complottisti in fase di Cinivacca e che ora se ne stanno zitti, col loro malore improvviso o il loro tumore tornato o il loro rincoglionimento evidente. Sì? Certo che sì. Chi vuole rida di fronte alle proprie disgrazie, mancanze, errori, lamentele. Una grande risata consapevole. E i nostri obiettivi hanno un canale aureo aperto. Monica, silente. È un momento molto bello sicuramente. Descrivicelo, cosa vedi? Allora, vedo due colori che sono il giallo e l'azzurro, come se questa risata permettesse a noi di riprenderci questi colori che invece sono stati abusati.
E li vedo infatti non più con questo contrasto netto di giallo e di blu che sono stati utilizzati dal potere eh, in tutti i modi, no? Ikea, marchio delle poste, Mhm. Unione Europea, bandiera dell'Ucraina, eccetera, cambiano di tonalità, diventano più acquarellati grazie alle nostre risate, sono più naturali, più armonici. È come se attraverso questa risata noi ci riprendessimo il possesso di ciò che è nostro e trasformassimo questa creazione. Basta questa bruttezza, basta questa serietà, ma il divertimento, la risata e la bellezza. Un azzurro del mare e un giallo del sole, Mm, quelle tonalità. sì, è il cielo che ritorna ad essere azzurro, davvero azzurro, senza striature, senza intelaiature. Rita all'Avatar, sfacelo totale, dov'è? Eh sì, mi ha fatto vedere effettivamente che ehm, l'avatar si rappresentava come avrebbero voluto tenere Rita, legata e imbavagliata ad una sedia. In questo momento lui si presenta così, facendo leva sull'attitudine compassionevole di Rita. Ma Rita dice: Io adesso non ho più la coperta addosso, vedo chi sei davvero. E quindi si libera dell'avatar buttandolo nel portale definitivo. Una ad eternum risata qui, nell'Avatar. E lo fa proprio con il riso, una determinata risata che lo fa con il riso, no? È come se facesse il matrimonio con se stessa, visto che il matrimonio effettivo che ha fatto, il riso si usa di solito il giorno del matrimonio. Aspetta, aspetta, hai fatto qualcosa al microfono. Non ti ho sentito. Dicevo che questo ad eternum riso Sì? la fa così proprio perché il riso viene utilizzato nei matrimoni e in Mm? questo caso si tratta del matrimonio con se stessa, poiché Mhm. il matrimonio effettivo che lei ha avuto con l'attuale marito, insomma, non è stato un buon matrimonio. Quindi il suo ad eternum è proprio una spirale di riso, un po' bianco e un po' rosa. Avatar. Sì, l'avatar è quello che abbiamo visto, imbavagliato. Mm? Invece per quanto riguarda il cluster, mi ha fatto vedere come una specie di granaio in cui era stipato del grano ammuffito, No, inservibile. togliamo tutto insieme. Sì, sì, assolutamente. Grano e Avatar, via. Mm. E qui invece preferisce mettere proprio delle spighe di grano, color oro proprio, che vanno a creare in cerchio un ad eternum. E lei sorride nel fare questa creazione. Bene, Monica, la risata guarisce le malattie. Dunque, la risata sicuramente trasforma profondamente le vibrazioni e rivitalizza il sistema immunitario. La risata avvicina gli obiettivi, i sogni. Sì, è importante che ci sia un atteggiamento di questo tipo costante e convinto. Mhm. Eh sì, non una ripicca, una dimostrazione, non la risata sarcastica. Sì, sì, mi va tutto male, ah 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 ah, così, no. Una risata me ne fotto, ma in modo sano, consapevole che è un gioco. Mm, mm.
Nel cinema che fanno i figli? Il figlio grande ha ascoltato con estrema attenzione ogni parola. E entrambi ringraziano la madre, non si aspettavano questo genere di insegnamento da lei. È come a dire, ma non so se ti abbiamo ringraziata a sufficienza durante la vita. Lo facciamo adesso. E vedo che Rita si avvicina a loro, alternando un pianto a una risata. Un pianto ovviamente di gioia. Con queste condizioni, la pletora di interferenze esiste ancora? Puzzola, Squalo, Corvo, Cobra, due uomini del tempo bianco e nero, 3DL, tre entità mentali, vaffanculo, inopportuna e ritardo. No, non c'è più niente di tutto questo. Nuova vibrazione. Le era piaciuto il 200 di prima e lo adotta come sua vibrazione. 200 miliardi. Se vuole può anche piacere il 300, E perché non il 400? Perché no? Lei risponde. E perché non il 600? Adesso fa 400 per ora, eh? Va bene. Mm. Consapevolezza. 165. PS. 47. Vite. 1857. Cervello. 9,6. È alto. Suscettibilità ipnotica veramente bassa. 42. 3D. Un po' alta. Adesso mi viene 40. Ci può ancora lavorare, ovviamente. Vivacità animica. 65. Va bene. Messaggio finale di Rita a se stessa. Mi fa vedere che ci sono tante pietre colorate davanti a sé. Ehm, Ce n'è qualcuna gialla, qualcuna viola, qualcuna azzurra. Lei le prende tutte fra le mani. È come se si sentisse molto più forte, molto più energica. È come se vedesse che tutti questi colori sono dentro di sé e che quindi lei ha assolutamente il potere di trasformare radicalmente la propria vita. C'è ancora del Come? bello. Ehm, allora, c'è un appoggio di un figlio, o anche sai cosa potrebbe essere? I due figli insieme che realizzano, diciamo così, un aiuto per la mamma, ok? Però appunto che proviene dai figli l'aiuto. E poi il recupero della sua manualità, la sarta, per quanto adesso può fare, perché chiaramente adesso ha un po' rallentato le cose così, però quello, recupero anche di quello. Poi mi fa vedere lei anche che trae energia tipo ehm, nella contemplazione dell'acqua, del mare, che lei ne ha vicino,
Mhm. E, e proprio fa vedere questa immagine in cui lei sta sul ponte, no? Abbiamo visto che il ponte è il nome del suo spirito. Lei che vede come davvero si può passare, grazie al ponte, da una parte all'altra, e stando sul ponte è come se proprio percepisse questa sensazione. Si può fare il passaggio, il cambiamento. I figli come li vedi? Uno in particolar modo è come se si stesse rimboccando le maniche proprio fisicamente, vedo che si arrotola le maniche della camicia. L'altro? L'altro è come se fosse rimasto molto sorpreso, ecco, da tutto questo, no? È rimasto così un po' quasi imbambolato. Però è come se la volessero invitare a pranzo. Mm. Beh, immagine finale, messaggio finale di lei a se stessa. Mai nulla è perduto. Finché ho in ballo questo gioco, lo porto avanti e lo trasformo. Ora recupero, faccio un inventario di tutte le cose belle e buone della mia vita, le potenzio e le moltiplico.